Ciao ragazzi! In questo e nel prossimo tutorial parliamo del meccanismo di convalida dati in Excel, lo strumento che consente di definire le limitazioni sui dati che possono essere inseriti nelle celle del foglio di lavoro, evitando all'utente di commettere errori di digitazione e di disattenzione. In questo primo video analizziamo le opzioni di base disponibili per l'inserimento di numeri, date, ore ed elenchi ed impariamo a personalizzare l'interfaccia utente di Excel mediante la creazione di messaggi di input e la visualizzazione di messaggi di errore, utilizzando i tre diversi stili che il software ci mette a disposizione. Infine, impariamo ad individuare ed eventualmente a correggere gli errori di inserimento dati precedenti all'immissione dei criteri di convalida, errori dovuti alla nostra disattenzione oppure a quella di altre persone che ci hanno fornito il file, che rischiano di compromettere il buon funzionamento delle formule. Iniziamo! In questo primo esercizio abbiamo a disposizione il database relativo alle vendite del mese di gennaio 2020 dell'azienda PC Future, che ha i suoi punti vendita in 6 paesi della Bergamasca. Inoltre, il database riporta i dati relativi alla vendita di 7 articoli che ho elencato qui a destra. Sia l'elenco degli accessori per PC che l'elenco delle città sono stati formattati come tabella e questa è un'operazione fondamentale come vi spiegherò in seguito. Per quanto riguarda le tabelle, vi ricordo che ho pubblicato 2 video sull'argomento di cui vi riporto il link in descrizione. Per quello che serve a noi in questo momento, vi ricordo che è sufficiente selezionare una cella dell'intervallo che vogliamo formattare come tabella e selezionare dalla scheda Home il comando Formatta come tabella, selezionare poi uno stile a piacere e siccome la nostra tabella contiene già le intestazioni, lasciar selezionata l'opzione Tabella con intestazioni. Come si può notare qui, Excel ha già individuato l'intervallo di dati da formattare come tabella. Ora annullo l'operazione, in modo da poter iniziare a parlare della convalida dati. Iniziamo dalla prima colonna. La prima colonna contiene date e siccome le date devono appartenere al mese di gennaio 2020, un qualsiasi utente non può inserire una data a caso non appartenente a questo intervallo di tempo. Dunque selezioniamo questa prima colonna, cliccando nella cella A4 e premendo la combinazione di tasti CTRL maiuscolo freccia in basso. Selezioniamo ora il menu Dati, andiamo qui in Convalida dati e qui nella scheda Impostazioni selezioniamo Consenti Data. Per le date, come si può notare in questa tendina, esistono varie opzioni. A noi va bene Tra, che è l'opzione predefinita per le date. Inseriamo dunque la data di inizio, il 1 gennaio 2020, e la data di fine, il 31 gennaio 2020, e confermiamo con OK. Ora, un qualsiasi utente non può più immettere una data scelta a piacere, poiché l'immissione di una data non appartenente all'intervallo indicato provocherebbe un errore. E quindi Excel visualizza questo messaggio e ci dà la possibilità di riprovare oppure di annullare l'operazione. Per il momento annulliamo l'operazione e vediamo com'è possibile personalizzare questo messaggio di errore. Con la cella A4 selezionata, clicchiamo di nuovo sul pulsante Convalida dati e siccome vogliamo che la modifica che stiamo apportando valga per tutta la colonna, selezioniamo Applica le modifiche a tutte le celle con le stesse impostazioni. In questo modo possiamo evitare di riselezionare la colonna a mano. Andiamo sulla scheda Messaggio di errore. Il messaggio di errore può avere 3 stili diversi. Lo stile predefinito è quello interruzione. Vi sono poi lo stile avviso, che presenta un'icona triangolare gialla al cui interno è presente un punto esclamativo, e lo stile informazione, che ha per icona un cerchio azzurro contenente una I. Fra poco descriverò anche questi 2 stili. Impostiamo nuovamente lo stile interruzione, che ha per icona un cerchio rosso contenente una X. Impostiamo ora il titolo del messaggio cliccando in questo campo di inserimento e digitando un testo ed inseriamo successivamente il messaggio di errore vero e proprio, digitandolo in questo campo di inserimento. Confermiamo ora con OK.
Inserendo ora una data appartenente al mese di gennaio, ad esempio il 12 gennaio 2020, la data viene inserita normalmente, mentre inserendo una data non appartenente a questo periodo di tempo, viene visualizzato il messaggio di errore personalizzato appena inserito. Clicchiamo ora su riprova ed inseriamo una nuova data, confermandola con invio. Il messaggio di errore con interruzione, dunque, blocca l'emissione di dati non validi e ci offre due possibilità, quella di riprovare oppure quella di annullare l'inserimento. Se volessimo poi aiutare l'utente nell'inserimento dati, potremmo inserire un messaggio di input. Per farlo, si seleziona di nuovo il pulsante convalida dati e successivamente si fa clic sulla seconda scheda, messaggio di input. Si digita un titolo del messaggio in questo campo ed un testo per aiutare l'utente nell'inserimento dati in quest'altro campo, confermando successivamente con OK. Come si può notare, è comparso un messaggio di input che può aiutare l'utente a non commettere errori di inserimento dati. Io però ho commesso un errore, poiché, come si può notare, questo messaggio compare solamente nella cella selezionata, ma non nelle altre celle della colonna. Ho commesso volutamente questo errore per ricordarvi che quando si modifica una convalida dati è fondamentale selezionare l'opzione Applica le modifiche a tutte le celle con le stesse impostazioni, altrimenti la modifica verrà effettuata solamente nella cella selezionata. Annullo ora quest'ultima operazione, poiché il mese è indicato qui in intestazione e quindi non mi piace avere un ulteriore messaggio di input in ogni cella della prima colonna, poiché secondo me in questo caso è sufficiente che le emissioni sbagliate siano bloccate mediante un messaggio di errore. E vediamo ora come si può consentire ad un utente di inserire solamente le voci M e F nella colonna B. Dobbiamo dunque selezionare due voci da un elenco predefinito. Per impostare questo tipo di convalida, clicchiamo nella cella B4 e selezioniamo tutta la colonna mediante la combinazione di tasti CTRL maiuscolo freccia in basso. Ora che la colonna è stata selezionata, andiamo di nuovo in convalida dati e nella scheda impostazioni consentiamo un elenco. Nella casella Origine, Excel ci consente di inserire un elenco a mano oppure di selezionare un elenco presente nel foglio di lavoro. Siccome il nostro elenco è molto breve, possiamo digitarlo a mano. In questa fase è fondamentale che ogni voce dell'elenco sia separata mediante un punto e virgola. Inoltre è molto importante fare attenzione a non inserire uno spazio dopo ogni voce dell'elenco, poiché lo spazio verrebbe inserito in cella insieme alla voce dell'elenco e creerebbe sicuramente errori nei risultati delle formule. Excel inoltre ci consente di ignorare le celle vuote oppure di inserire un elenco nella cella mediante una tendina. Siccome il nostro elenco è molto breve, deselezioniamo Elenco nella cella e clicchiamo su OK. Selezionando ora una qualsiasi cella e digitando una lettera differente da M o F, Excel bloccherà l'immissione del dato e siccome lo stile predefinito è quello di interruzione, ci consentirà di riprovare oppure di annullare. Riproviamo ed inseriamo una M. Ora tutto funziona correttamente. Possiamo dunque convalidare l'inserimento delle città scelte da questo elenco. Dopo aver selezionato la cella C4, premiamo la combinazione di tasti CTRL maiuscolo freccia in basso in modo da selezionare tutta la colonna. A questo punto clicchiamo su Convalida dati e nella scheda Impostazioni consentiamo di nuovo un elenco. Clicchiamo ora qui nel campo Origine e per selezionare la tabella non dobbiamo far altro che posizionare il puntatore del mouse qui sul bordo superiore della tabella che vogliamo selezionare e cliccare. Automaticamente Excel seleziona tutta la tabella. Confermiamo ora con OK. Siccome l'opzione Elenco nella cella è stata selezionata, ora, cliccando in una qualsiasi cella della colonna C, possiamo notare una tendina qui a destra che ci permette di selezionare il paese in cui è stata effettuata la vendita. Inoltre, siccome abbiamo formattato questi due elenchi come tabella, possiamo notare che inizialmente questo elenco è dei 6 paesi, ma non appena aggiungiamo un nuovo paese, qui in fondo alla tabella, il nome del paese compare nel nostro elenco a discesa.
Quindi vi ricordo che formattare gli elenchi come tabella è fondamentale, poiché se non avessi effettuato tale operazione, l'elenco, qui nella convalida dati, non si sarebbe espanso comprendendo anche il paese di Pumenengo. Vi faccio però presente che se questo elenco fosse stato inserito in un foglio di lavoro diverso da quello in cui è presente il database con la convalida dei dati, i dati inseriti qui in fondo all'elenco non sarebbero stati importati nell'elenco di convalida. Quindi è fondamentale che questo elenco sia nello stesso foglio di lavoro del database. Ripetiamo ora le stesse operazioni anche per la colonna D in modo da convalidare l'inserimento dei dati presenti nell'elenco accessori PC che possiamo trovare qui. Questa volta però come messaggio di errore selezioniamo lo stile avviso ed inseriamo un titolo ed un messaggio di errore e confermiamo poi con OK. A questo punto, come si può notare, è comparsa la nostra tendina, ma non appena inseriamo una voce diversa da quelle presenti nell'elenco, premendo invio, ci compare questo messaggio di errore che ci consente di bloccare l'imissione, di annullare l'operazione oppure di continuare. Cliccando su sì, la voce viene inserita comunque, anche se non fa parte dell'elenco degli accessori a disposizione. Torniamo ora all'interno della cella contenente la voce stampanti facendo doppio clic all'interno di essa e confermiamo di nuovo con invio. Selezionando ora il pulsante No, la voce inserita viene selezionata e ci viene concesso di cambiarla solo manualmente. Una volta digitata la voce appartenente all'elenco possiamo confermare con invio e la voce verrà inserita. Qui a destra ho inserito una tabella in cui, mediante la funzione somma se, che vi spiegherò in un prossimo video, ho calcolato il profitto totale realizzato grazie alla vendita di ciascun accessorio. Modificando dunque una cifra presente qui in colonna F, dovrebbe cambiare di conseguenza anche l'importo inserito qui nella tabella a lato. Ad esempio, qui la spesa totale per i mouse è stata di 1065 euro. Aumentando di 100 euro questa cifra e portandola da 20 euro a 120 euro, anche questo importo dovrebbe salire a 1165 euro. Proviamo a confermare questo dato con invio. Come possiamo notare, l'importo è restato invariato. Il problema è che questo file è stato compilato senza convalida dati e dunque qualche voce in questo elenco non è stata digitata correttamente. Vediamo ora come possiamo correggere gli errori di inserimento dati. Andiamo in convalida dati e clicchiamo qui sulla freccia a lato, selezionando successivamente l'opzione cerchia dati non validi. Come si può notare, ci sono delle voci sbagliate in questo elenco e qui, in corrispondenza del nostro 120 euro, la voce mouse è stata scritta in modo errato e per la precisione è stato commesso l'errore più comune, cioè quello di digitare uno spazio al termine della parola. Elimino ora tale spazio e confermo con invio e immediatamente anche l'importo qui in alto è cambiato. Come si può notare, anche il cerchio è sparito, poiché ora la voce in elenco è esatta. Possiamo ora correggere anche le altre voci eliminando lo spazio alla fine della parola e se per caso volessimo lasciare qualche voce invariata potremmo comunque selezionare l'opzione Rimuovi tutti i cerchi e le voci inserite precedentemente alla convalida verrebbero lasciate invariate. Ora però correggo tutti gli errori. Un altro errore comune è quello di digitare due spazi tra una parola e l'altra e in questo caso piuttosto che intervenire in cella seleziono da elenco a discesa. Un altro errore caratteristico è quello di digitare sbagliata la parola e anche qui possiamo correggerla con la voce della tendina. Quando correggiamo gli errori tramite la tendina però i cerchi restano visibili e dunque dobbiamo per forza annullarli mediante il pulsante Rimuovi tutti i cerchi. Per vedere se abbiamo dimenticato qualcosa, cerchiamo di nuovo i dati non validi e non compare alcun cerchio, dunque il database ora è corretto. Analizziamo ora brevemente anche le opzioni di formattazione dei numeri. Nella colonna E del nostro database dobbiamo inserire una quantità e per quanto riguarda gli accessori di un PC, la quantità non può che essere un numero intero.
Selezioniamo dunque la colonna E del nostro database e clicchiamo sul tab Dati, per poi selezionare il pulsante Convalida dati. Nella scheda Impostazioni dobbiamo ora consentire l'inserimento di un numero intero e la quantità non può che essere un numero maggiore di 0. Confermiamo con OK e proviamo ad inserire un valore sbagliato in cella E4, ad esempio 2,5. Confermiamo con invio e veniamo bloccati da un messaggio di errore con stile interruzione. Annulliamo dunque l'operazione. Vorremmo però essere un po' più flessibili e consentire all'utente di poter inserire, in casi eccezionali, anche valori decimali. Clicchiamo dunque di nuovo sul pulsante Convalida dati e andiamo a dare un messaggio di errore con stile informazione. Inseriamo quindi un titolo ed un messaggio di errore. Prima di confermare, non dimentichiamoci qui nella scheda impostazioni di mettere una spunta qui in applica le modifiche a tutte le celle con le stesse impostazioni. Confermiamo con OK. Inserendo ora un valore decimale nella cella E4, quando confermiamo con invio, ci compare il messaggio di errore con stile informazione che ci consente di annullare l'operazione oppure di confermarla. Io la confermo ed il numero viene inserito anche se è stato approssimato poiché avevo impostato uno stile numero a 0 decimali. Aumentando i decimali si può notare che il numero inserito è effettivamente un 2,5. Per quanto riguarda invece la colonna F, trattandosi di importi, le cifre inserite non possono che essere numeri decimali, quindi convalidiamo l'inserimento di numeri decimali maggiori di 0, evitando questa volta di inserire messaggi di input e di errore. Analizziamo ora le opzioni di convalida per quanto riguarda l'inserimento delle ore. In questo foglio di lavoro ho riportato gli orari di timbratura di entrata e di uscita sia del mattino che del pomeriggio relativi ad ogni giorno lavorativo del mese di marzo 2020. Nella piccola tabella qui a lato ho riportato l'orario lavorativo standard. Ho compilato questa tabella poiché le timbrature anomale, cioè le entrate in ritardo oppure le uscite in anticipo, vanno giustificate. Inserendo una convalida dati in modo opportuno, nel modo che poi vi mostrerò, ho potuto così cerchiare i dati non validi per sapere i giorni in cui avrei dovuto presentare una giustifica. Ovviamente i dati sono puramente inventati. Rimuoviamo ora tutti i cerchi e vediamo com'è stata impostata la convalida. Per quanto riguarda l'entrata del mattino, ho impostato come convalida dati un'ora minore o uguale alla cella G4 che contiene l'orario di entrata del mattino. La cella G4 è stata bloccata con riferimento assoluto mediante il tasto F4, poiché se non l'avessi fatto, Excel avrebbe cercato per ogni dato della colonna B il dato corrispondente presente nella colonna G relativo alla stessa riga. Inoltre, per non essere continuamente disturbato in fase di inserimento dati dai messaggi di errore, ho selezionato la scheda messaggio di errore e ho tolto la spunta da mostra messaggio di errore. In questo modo Excel, pur sapendo che in fase di inserimento dati viene commesso un errore, non lo segnala e ci consente di individuarlo successivamente mediante l'opzione Cerchia dati non validi. Successivamente ho selezionato le colonne C e D e come convalida dati ho impostato un'ora compresa tra la cella H4 che contiene il valore 13,30 e la cella I4 che contiene il valore 14,30, cioè l'ora deve essere compresa nella pausa pranzo. Anche qui, per evitare messaggi inutili di errore, ho deselezionato questa casella. Ed infine, per quanto riguarda l'ultima colonna, ho impostato come convalida dati un'ora maggiore o uguale al contenuto della cella J4 che contiene l'ora di uscita pomeridiana ed ho poi evitato di visualizzare il messaggio di errore. In questo modo Excel mi lascia inserire quello che voglio. Ad esempio, adesso inserisco un orario di entrata in ritardo di ben 20 minuti. Premo invio ed Excel me lo fa inserire.
Evidentemente, quando andrò a cerchiare i dati non validi, il valore verrà cerchiato e dovrò presentare una giustifica per l'entrata in ritardo. Prima di terminare, vi voglio dare un ultimo consiglio. Le colonne contenenti i criteri di convalida possono benissimo essere nascoste, poiché occupano inutilmente spazio all'interno del foglio di lavoro e dunque, anche nel file precedente, le due colonne contenenti la lista degli accessori PC e delle città possono benissimo essere nascoste o con il comando nascondi oppure tramite i tasti di scelta rapida CTRL W. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial analizzeremo gli ultimi due criteri di convalida, lunghezza fissa e personalizzato. Vedremo cioè come si possano inserire criteri di convalida basati sulle formule. Vi aspetto! Ciao!